un rapporto molto stretto perché provengo dalla formazione teatrale, quindi io feci l'Accademia di Belle Arti, feci parte di diversi gruppi di teatro e mi sono divertita molto col teatro e ancora mi diverto. E il teatro è lo specchio della vita e se mi sono avvicinata alle tradizioni popolari è proprio perché mi servivano per avere delle idee teatrali e perché attraverso le tradizioni popolari io vedevo mettere in scena la vita. E quindi per me il teatro è strettamente connesso alla mia persona. Perché mi hanno dato gli strumenti della conoscenza, mi hanno dato gli strumenti dell'indagine, hanno stuzzicato la mia curiosità e io, avendo un'indole artistica comunque molto teatrale, per me tutto è teatro e quindi chiaramente poi quando mi sono ritrovata a fare l'antropologa per caso, perché non pensavo di fare l'antropologa, io facevo teatro e quindi facendo queste ricerche mi ha preso talmente di mano questa cosa e le mie ricerche cominciarono ad essere finalizzate a una realizzazione di un museo. Io avevo fatto scenografia e quindi non facevo più le scenografie per il teatro, ma facevo le scenografie per attualizzare una rappresentazione museografica di memoria. Quindi per me il Museo delle Genti d'Abruzzo, dove ho lavorato per tanti anni e adesso continuo a collaborare, è stata una palestra di vita dove ho trasformato la ricerca in rappresentazione. Nei sentimenti, perché sono troppo passionaria. Ancora alla mia età non riesco a staccarmi, a distaccarmi. Sono sempre sanguigna e quindi le delusioni sono sempre in agguato, perché sono sempre una io sono un idealista inveterata, quindi penso sempre in positivo. E le persone le sopravvaluto, mai le sottovaluto e là ci pigli le sonore fregature, però meglio prendercele che darle. Allora, la mia indagine iniziò dalle feste tradizionali, perché le feste tradizionali sono la quintessenza di un'antica cultura congelata, perché nelle feste tradizionali c'è la danza, c'è il cibo, i rapporti sociali, gli aspetti teatrali e in Abruzzo vi dirò la peculiarità di questa regione si esprime attraverso le sacre rappresentazioni, cioè la regione che in Italia conta nelle sue manifestazioni appunto folcloriche più sacre rappresentazioni. Abbiamo le sacre rappresentazioni per Sant'Antonio Abate, abbiamo le sacre rappresentazioni per la Pasqua, abbiamo i presepi viventi, se non ce l'abbiamo ce li inventiamo, abbiamo le sacre rappresentazioni dei vari miracoli di santi e madonne, abbiamo le rappresentazioni, i rituali del Carnevale, che è una festa laica, così come la festa dei Cornuti, che è questa processione dei Cornuti avversatissima dalla Chiesa, che ha ripreso in tutto grande stile ormai da 25 anni, eppure quelle sono farse teatralizzate. E quindi quando uno si vuole avvicinare a un bene immateriale, due sono le cose:
alle quali tutti ci possiamo rifare. Storie, leggende, proverbi, che chiunque di noi le ha ascoltate, perché le persone di una certa età parlano per proverbi, e me ne rendo conto pure io, che dopo i 50 anni parlo per proverbi. Prima, quando facevo le indagini, dicevo: ma come fanno questi a dirmi i proverbi? Sempre e continuamente. E adesso, dopo 50 anni, tutta la mia esperienza di vita l'ho talmente concentrata che quando devo spiegare una cosa a mio figlio gli parlo per proverbi, come facevano con me quelli che tenevano 60 anni. Quindi vedete, è un fatto di esperienziale. Quindi la cultura immateriale al profano si svela attraverso le feste tradizionali, che sono fatte di immaterialità, perché sono fatte appunto di danze, di canti, di cibi, di saperi, di processioni, di ritualità, di sacre rappresentazioni, e oppure le fonti orali. Quindi le favole, le storie, tutto quello che ci narrano, e comunque tutto quello che trasferiva i saperi. E che se ne dica, noi oggi abbiamo solo gli strumenti per congelare, ma i saperi è il veicolo più grande e importante. Resta la parola, perché quanto mai la comunicazione può essere manipolabile con il web, ma con la parola libera non ancora, per fortuna. E il libro lo puoi bruciare, ma la parola no. Quindi la parola è importante. Il bene immateriale è la parola, la trasmissione con la quale vengono trasmessi questi saperi. E poi attraverso le feste il profano si affascina, perché è una maniera, è una chiave d'ingresso, una chiave di lettura utilissima. Infatti tante persone, tanti adesso, io ormai andavo alle mie feste 30 anni fa, 35 anni fa, adesso sono tutti fotografi loro stessi, chiunque fotografi, il telefonino, però comunque resta un'occasione di grande, è un incantesimo, andare a partecipare a un rituale tradizionale festivo, di quelli autentici, ancora ha una capacità di attrazione catartica, ancora, anche al profano cittadino che per la prima volta lo vede. Anzi, dopo diventa ancora più affascinante, poi diventa ancora peggio. Si traveste pure da neocontadino, fanno quelle stupidaggini, hanno questi pseudo costumi, poi vogliono esagerare, no? Perché fanno come il ventennio, ci travestiamo, ci mettiamo i costumelli e crediamo che impersoniamo la cultura. La cultura non si impersona e nemmeno si interpreta, la cultura la devi vivere, e quindi se non la rispetti non la vivi. Ma infatti io sono un antropologo dell'arte, perché io provengo da una formazione artistica. Infatti io dopo le feste di che cosa mi sono occupata? Tantissimo, che mi ha reso famosa, l'oreficeria, perché mi sono messa a studiare i codici simbolici dei gioielli e ho fatto una ricerca partendo dai quadri dei nostri pittori di 100 e passa anni fa, che avevano e che facevano parte di questa scuola pittorica. Beh, guarda, in Italia per esempio c'è un museo esperienziale molto bello, che è il Museo di San Marino di Bentivoglio a Bologna, che è un museo della civiltà contadina, dove vengono, in un'antica cascina reale, che era proprio una cascina con la fattoria, vengono riproposti e riprodotti, congelati, tutti i materiali che sono stati conservati proprio dall'associazione culturale formata dai contadini che lavoravano in questo territorio per questa fattoria. Ed è bellissimo perché durante il ciclo
diciamo calendariale del ciclo produttivo, loro riproducono i lavori agricoli e quindi è esperienziale soprattutto per le nuove generazioni e fanno lavorare, fanno molti laboratori didattici con i ragazzi e la didattica è molto importante. Anche il Museo delle Genti d'Abruzzo. Il Museo delle Genti d'Abruzzo ha un apparato di didattica ottimo, eccezionale. Infatti è un museo che va dalla preistoria ai giorni nostri. Tutte le persone che affrontano la loro visita in questo museo rimangono affascinate dalla capacità di saper coniugare la parte, diciamo, moderna con la resa pura e semplice dei materiali uniti alle fonti orali, perché il museo che si rispetta deve contestualizzare i beni materiali con i beni immateriali. Una zappa, un gioiello, un abito non ti dicono nulla se tu non li contestualizzi con le voci e con le parole di chi li ha vissuti. E questo è stato il mio lavoro: rendere giustizia a una cultura negata e riportare anche con il suo linguaggio, il suo dialetto. E anche quando scrivo, io le mie interviste le riporto originali con il testo italiano a fronte, per restituire anche la prossemica, il suono è importante. E i musei sono contenitori di cultura. Un altro museo che mi è piaciuto molto all'estero è il Museo delle civiltà extraeuropee, un museo etnografico, il Museo di Puy-Brenly a Parigi, che è stato realizzato in una vecchia stazione ferroviaria in disuso. Ebbene, lì c'è una tecnologia d'avanguardia, perché poi è stato inaugurato 15 anni fa. C'è una tecnologia d'avanguardia, ma con i manufatti di tutte le società primitive di tutto il mondo. Ed è affascinante, perché ti senti proprio dentro quella cultura attraverso gli strumenti e i supporti tecnologici. Allora, sicuramente questa emergenza ci ha fatto riscoprire quei valori della socialità che davamo per scontato e soprattutto ci fanno riscoprire il tempo interiore e quanto i vecchi saperi ci sono utili. C'è gente che si è rimessa a fare il pane, che chiama le amiche o gli amici con i tutorial per sapere come fare il pane, come fare il lievito madre, come recuperare le antiche pratiche. Per esempio, il parrucchiere è chiuso, no? Sappiamo tutti quanti. Bene, io quando mi faccio i capelli mi faccio il bigodino antico, perché io vado alla parrucchiera perché non mi so pettinare. Ma quando ero piccola, mia madre mi ha insegnato, mia madre e le mie zie, la nostra generazione, a mettere dei bigodini dell'antica cultura. Sono delle pezze che tu avvolgi. Adesso sul web che sono fatte, no? Con la spugna, con dentro un filo flessibile. Beh, quella è la tecnologia delle pezze fatte. Quindi tu rompi un pannetto, uno strofinaccio e ci fai le pezzoline, dopodiché te le togli il giorno dopo e sei bellissima. E quindi vedete, io sono andata a ricacciare questa cultura che conosco bene, ma per comodità me ne andavo alla parrucchiera. Quindi quello che ci rimarrà di questo periodo sarà la capacità di fare a meno del superfluo e di approfittare di fare necessità virtù. Tutti abbiamo smontato la casa, avremo tutte le case pulitissime. Io la mia libreria ci posso adesso mangiare, prima non ci capivo più niente,
E con i libri che ho scartato ci posso aprire un'altra biblioteca. Me ne ero andata a ricomprare certi libri perché non li ritrovo più in quel marasma, dopo 40 anni di raccolte. Perché poi noi studiosi siamo compulsivi con la conoscenza, la ricerca. E allora, i libri non basta quelli che vai a leggere in biblioteca, li devi segnare, li devi marcare di tuo, quindi li devi comprare. E se non ce l'hai vai in crisi. Pensate che io, quando ero giovane, mi facevo le fotocopie come tutti gli studenti. Quando sono stata adulta mi sono comprata questi libri che per me erano, sai, l'introvabile sogno di comprarsi questo libro costoso. Lo sapete che io non sono riuscita a buttare le fotocopie sulle quali ho lavorato e ho studiato? Ce l'ho a fianco al libro nuovo che è intonso. Perché se io devo cercare qualcosa, la mia memoria visiva mi fa andare sulla fotocopia. Quindi cosa ci rimarrà? Ci rimarrà la capacità di fare a meno del superfluo. Se ne va la luce? Accendiamo la candela. Non ci sta la televisione, non abbiamo il web, giochiamo a carte. Ci siamo dimenticati le cose essenziali. Ci raccontiamo le cose. Chi di noi racconta più le barzellette e le scemenze? Ce le vediamo sempre? Invece no, ce le raccontiamo. Se riusciamo a stare con qualcuno. Io ho la fortuna di stare con i miei ragazzi e quindi siamo in 3. Ma chi sta da solo? E allora si deve inventare le cose. Riscopriamo i solitari. Chi è che non ha in casa le carte da gioco? Quanti anni sono che non facciamo un solitario? Manco lo sappiamo più fare. Riscopriamo la magia del solitario. Ci leggiamo le carte. E telefoniamo agli amici che non sentiamo più. Perché apparentemente siamo lontani, ma siamo più vicini, perché adesso che ci manca la libertà, mo capiamo la differenza tra averla e non averla, tra voler sentire un amico e non poterlo sentire. Io non ti posso abbracciare, prima ti potevo abbracciare, ti potevo telefonare, ma almeno mo ti telefono. Prima non ti telefonavo, che tanto ti potevo vedere, magari per 1 mese, 2 mesi non ti vedevo. Adesso ti telefono perché sento l'esigenza. Quindi, secondo me, e poi vedere la natura che si sta riprendendo il tempo, cioè recuperare questo rapporto con la natura, respirare, vedere il cielo pulito. Io spero che questa cosa crei una nuova consapevolezza in noi, anche perché c'è rimasto poco. Voglio dire, la prossima emergenza saranno le microplastiche, il clima. Quindi questi 2 mesi di respiro ci hanno fatto bene. C'è un amico di Bergamo che ho chiesto come stava, mi ha detto sì, stiamo in paranoia, siamo spaventati, però possiamo aprire le finestre, che prima non potevamo aprire, perché respiravamo gas di scarico, ok? Noi siamo state, io dico la gente della mia età, che siamo nati tra gli anni 50 e 60, noi siamo l'ultima frontiera, cioè quelli nati in casa, gli ultimi, che hanno potuto vivere l'eco delle tradizioni precedenti per trasmetterle al futuro. Quindi noi siamo l'anello di congiunzione e voi dovete approfittare di questa cosa, perché prossimamente tocca a voi. La vulnerabilità dell'umanità, sai qual è? Giorgione, la tempesta, che ancora ci si stanno a rompere la testa ai critici, chi la interpreta in un modo, chi la interpreta in un altro. Quell'opera, e Giorgione era un grande, era un alchimista, era una persona dotata di conoscenze e sensibilità superiori, infatti è morto giovane, pure lui con un'epidemia di peste. E quel quadro è il manifesto della madre natura, quella donna che allatta nuda vicino al corso d'acqua mentre sta infuriando una tempesta, è l'uomo che attonito guarda il miracolo della natura, che nonostante c'è una tempesta c'è sempre un seme di vita che spunta.
però è vulnerabile, molto. L'umanità è vulnerabile, la natura no. Noi possiamo fare a meno della natura? No, la natura può fare a meno dell'uomo. E no, come no? Noi siamo il parassita più tossico e questo dobbiamo riflettere.